Signorina, posso presentarle mia moglie? Stavo preparando un lavoretto Il lavoretto con la signorina lo farai dopo, va bene? Anche l'ultima guardia municipale, vedendolo, lo riconoscerebbe. E tu lo infili al dito di questa deficiente? Deficiente sarà lei. Benvenuti in Soffitta, il canale degli appassionati di cinema di genere e soprattutto di bellezze senza tempo. Il titolo del podcast di oggi? Luciana Paluzzi, da 007 al poliziottesco o forse alla commedia sexy? Vabbè, lo decideremo insieme durante il nostro viaggio alla scoperta di questa bellissima attrice. Oggi apriamo il nostro baule dei ricordi per parlare di una stella del cinema che ha fatto battere il cuore di molti, Luciana Paluzzi. Nata a Roma il 10 giugno del 1937, questa diva ha iniziato a incantare il mondo prima ancora di raggiungere la maggiore età. Ma prima di tuffarci nella vita di questa icona del grande schermo, lasciami un like se il video ti piace e se non l'hai ancora fatto iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei prossimi contenuti, perché, mi sembra proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime come la nostra Luciana Paluzzi. Oggi parliamo di sensualità, talento e carisma, ingredienti questi che non mancano mai qui nella Soffitta. Luciana Paluzzi, un nome che evoca bellezza e sensualità. Anche se molti la ricorderanno solo per il ruolo d'antagonista in Agente 007 Thunderbolt, Operazione Tuono, ha una filmografia da fare paura, anche se cronologicamente breve e quasi tutti in ruoli secondari, soprattutto nei film polizieschi e della commedia sexy, dove la vediamo in tutto il suo splendore. Da Bond girl seducente a regina del poliziottesco e della commedia sexy, Luciana ha saputo conquistare il pubblico con la sua presenza magnifica e la sua sensualità travolgente. Ma chi è davvero Luciana Paluzzi? Scopriamolo insieme. Figlia di un ufficiale dell'esercito italiano, Luciana non ha perso tempo per dimostrare il suo talento. Immaginatevi questa ragazzina di 16 anni nel 1953 che fa la sua prima comparsa in Sua Altezza ha detto no, con niente di meno che Ugo Tognazzi. Già allora si intuiva che questa ragazza aveva una marcia in più. E non era solo una questione di bellezza, Luciana aveva quell'aria da diva internazionale. Pensate che l'anno dopo, nel 1954, la nostra stellina fa capolino in 2 pellicole oltre confine, l'americano Tre soldi nella fontana e il francese I 7 peccati di papà. E lì Luciana non era solo una comparsa, era una promessa del grande schermo. Ma non finisce qui. Negli anni 50, sotto lo pseudonimo di Daniela Saffi, Luciana diventa la regina dei fotoromanzi pubblicati sui periodici Rizzoli, Sogno e Luna Park. E nel 1959 eccola accanto a Debra Paget nel film di Fritz Lang, La tigre di Schnapur, e come se non bastasse recita con Marcello Mastroianni e Vittorio De Sica in Il nemico di mia moglie. Insomma, una partenza col botto per la nostra Luciana. Nel 1963 Luciana fa il suo ingresso nel mondo delle serie TV con Delitto e Castigo, ma è nel 1965 che arriva il suo grande momento. Luciana fa il profilo per il ruolo di Bond girl principale in Agente 007 Thunderbolt, diretto da Terence Young. Purtroppo il ruolo va a Claudine Auger, ma i produttori non possono proprio fare a meno di lei e la scelgono per interpretare la Bond girl cattiva, Fiona Volpe. E in quella parte Luciana era una vera bomba, un ruolo che la rende immortale. Nello stesso anno Luciana ci regala un'altra perla, diventando la protagonista della commedia. Questa volta parliamo di Uomini di Lina Vermeulen, al fianco del grande e indimenticabile Nino Manfredi. E come se non bastasse, dopo il ruolo di Bond girl, la nostra Luciana diventa una presenza fissa di film di spionaggio e poliziotteschi. Certo, alcuni di questi film non saranno ricordati come capolavori, ma Luciana era sempre al top, facendo battere il cuore di molti.
E poi nel 1972 Luciana entra nel cuore del poliziottesco con La mala ordina di Fernando Di Leo, un film che mostra il lato più duro e crudo del cinema italiano. E nel 1974 la nostra diva ci regala due performance indimenticabili: Nella sbandata, diretto da Alfredo Malfatti e Salvatore Samperi, un film che mescola sensualità ed ironia in modo unico, e Nell'infermiera, un film della commedia sexy italiana del 1975, diretto e co-sceneggiato da Nello Rossati, dove vediamo Luciana come mamma l'ha fatta, semplicemente meravigliosa. Ma non finisce qui. Sempre nel 1975 Luciana recita in A tutte le auto della polizia di Mario Caiano. Qui, ragazzi, Luciana non è solo una bella faccia e un corpo seducente, ma una vera forza della natura. Con la sua presenza scenica e il suo talento riesce a dare un tocco di classe anche al genere più duro e crudo del cinema italiano. Sempre in quegli anni Luciana ci sorprende con qualcosa di completamente diverso. Appare in una serie di sketch per Carosello. E non è da sola, Accanto a lei ci sono Ombretta Colli, Paola Quattrini, Verusca e Mariolina Candoli. Per non parlare poi dei suoi scatti e le copertine su riviste, una vera gioia per gli occhi dei suoi fans. Tu cosa ne pensi? Scrivimelo in un commento. Ma ora lasciate che vi sveli un po' anche della vita privata della nostra Luciana Paluzzi, perché dietro ogni grande diva c'è sempre una storia personale, degna di essere raccontata. Nel 1960 Luciana sposa l'attore Brett Halsey, un matrimonio che sembrava uscito direttamente da una sceneggiatura hollywoodiana. Brett aveva appena concluso il suo matrimonio con Renate Hoy, Miss Germania del 1954. E pensate, Luciana e Brett recitarono insieme in Ritorno a Peyton Place. Ma come in ogni buon film c'è sempre un plot twist. Nel 1969 Luciana e Brett divorziano e Brett, non perde tempo e sposa Hailey Bruhl. Ma la nostra Luciana non è da meno. Negli anni 60 e 70 ha una lunga e appassionata relazione con l'attore Tony Anthony. Insieme recitano in Once a Wangel e Come Together. E il loro lavoro in Giappone, nel film Il fango verde, ispira Anthony a scrivere e produrre Lo straniero di silenzio, un mix tra spaghetti western e ciambara. E poi, nel 1980, arriva il capitolo finale. Luciana sposa Michael J. Solomon, il magnate di media, ex presidente della Warner Bros. International Television. I due si stabiliscono in una villa da sogno, Casa de los Estrellas, sovrastante l'Oceano Pacifico a Jalisco, in Messico. Una vera e propria favola moderna, e nel 2005 decidono di cambiare scenario, trasferendosi tra New York e Roma. E ora, cari soffittari, arriviamo a un capitolo un po' malincuore, il ritiro dalle scene di Luciana Paluzzi. Alla fine degli anni 70, dopo aver cantato in pubblico con la sua bellezza e il suo talento, Luciana sceglie una vita più riservata, lontana dalla frenesia dei set cinematografici. Ma anche se Luciana ha lasciato il mondo del cinema, il suo ricordo e il suo impatto continuano a vivere nei cuori dei suoi fan e in quelle pellicole che hanno fatto la storia. Il suo ritiro non ha fatto altro che accrescere il mito di Luciana Paluzzi, un'icona che, nonostante l'assenza dalle scene, non ha mai smesso di brillare nel firmamento delle stelle del cinema. E così, amici della soffitta, si conclude il nostro viaggio nella vita della bellissima Luciana Paluzzi, da Bond girl seducente a icona del poliziottesco e della commedia sexy. Luciana ha attraversato il mondo del cinema lasciando un'impronta indelebile, non solo per la sua bellezza e la sua sensualità, ma anche per il suo straordinario talento. Prima di salutarci vi invito a lasciare un commento con le vostre riflessioni su Luciana Paluzzi e su quali altre attrici vorreste che esplorassimo insieme qui nella soffitta. E se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per continuare questo meraviglioso viaggio nel mondo del cinema e della bellezza femminile. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.